Stelle dietro la Luna. Da quanto tempo sono riportate sui giornali e sui documenti scientifici? Un sincero saluto e grazie di essere su Canal 104 Plus. Il video che segue è stato ideato e realizzato grazie al commento rimosso del video "Sai dire se l'Enelion FE053 eclisse lunare totale 2018 che giustificano la presenza delle stelle che appaiono dietro la Luna al riflesso del Sole sui presunti satelliti geostazionari". I satelliti, non solo quelli geostazionari, non esistono, in primis perché nessun satellite ha alcun motore per correggere rotte o correzioni di alcuna traiettoria. Le posizioni di Google Maps avvengono e avvenivano esclusivamente grazie alla triangolazione delle antenne dei ripetitori e integrate successivamente con i modem wireless. Non a caso, quando sui telefonini accendete la posizione, vi suggeriscono di attivare il Wi-Fi. Attraverso l'indispensabile indice alfabetico, sempre aggiornato anche con i compleanni odierni di alcuni video, di cui trovate sempre il link in tutte le descrizioni, ci sono le voci "Satelliti nello spazio non esistono" o "Starlink e il seducente disco faccia piatta, i satelliti non esistono, lancio con le mani". Infatti sono stati e sono tutt'oggi in grado di triangolare le navi col sistema LORAN usato ancora prima di lanciare qualsiasi presunto satellite nella seconda guerra mondiale. Cercate le voci LORAN se avete voglia di conoscere, perché il sistema della IASINO è stato programmato per proporvi solo le info della narrativa ufficiale. Lettere, un'apparizione di luce simile a una stella, vista nella parte oscura della Luna, 7 marzo 1794, da William Wilkins a Neville Maskelyne su The Royal Society. Resoconto di un'apparizione simile a una stella vista nella parte oscura della Luna, venerdì 7 marzo 1794, a cura di William Wilkins, Norwich. Vi mostro sia la lettera originale che la pubblicazione su The Philosophical Transaction of the Royal Astronomical Society, estratti di una lettera al reverendo Samuel Vince e di 3 lettere al reverendo Neville Maskelyne, astronomo reale, e comunicati da quest'ultimo. Il 7 marzo 1794, 4 astronomi, 3 a Norwich, 1 a Londra, scrissero in The Philosophical Transaction of the Royal Astronomical Society di aver visto una stella nella parte oscura della Luna che non aveva ancora raggiunto la prima quadratura, e dalle rappresentazioni che vengono fornite la stella deve essere apparsa molto avanzata sul disco. La pagina dell'articolo che segue è la stessa che ha stampato l'Arkansas State Gazette, Little Rock, Arkansas, il 16 giugno 1845. Sir James South della Royal Observatory di Kingston scrisse in una lettera al Times del 7 aprile 1848: "Il 15 marzo 1848, quando la Luna aveva 7 giorni e mezzo, non avevo mai visto il suo disco non illuminato in modo così splendido. Alla mia prima osservazione al telescopio, una stella di circa 7ª magnitudine era a qualche grado di distanza dal bordo scuro della Luna. Vidi che la sua occultazione da parte della Luna era inevitabile. La stella, invece di scomparire nel momento in cui il bordo della Luna entrò in contatto con essa, apparentemente scivolò sulla faccia scura della Luna, come se fosse stata vista attraverso una luna trasparente, o come se una stella si trovasse tra me e la Luna. Ho visto una simile proiezione apparente diverse volte. La causa di questo fenomeno è avvolta in un mistero impenetrabile". Il documento che segue si trova negli archivi della NASA e fa sempre parte dei documenti in possesso di The Royal Society. Nelle note mensili della Royal Astronomical Society dell'8 giugno 1860, Thomas Gaunt affermò che l'occultazione di Giove da parte della Luna il 24 maggio 1860 fu osservata con un telescopio cromatico di 3,3 pollici di apertura e 50 pollici di fuoco, l'immersione con una potenza di 50 e l'emersione con una potenza di 70. All'immersione non riuscii a vedere il bordo scuro della Luna finché il pianeta non sembrò toccarlo, e anche in quel caso solo per l'estensione del diametro del pianeta. Ma ciò che mi colpì di più fu l'aspetto della Luna mentre passava sopra il pianeta. Appariva come se il pianeta fosse un oggetto scuro e scivolasse verso la Luna invece che dietro di essa. E l'aspetto continuò finché il pianeta non fu nascosto, quando improvvisamente persi completamente il bordo scuro della Luna.
Personalmente ho visto anche stelle attraverso il bordo della Luna, crescente e calante. In realtà accade abbastanza spesso. Se si è diligenti e si osserva specificamente il fenomeno nelle notti stellate, è possibile occasionalmente vederlo anche a occhio nudo. Su indice alfabetico è indicato anche il video Marte si vede attraverso la Luna. Il dottor Samuel Robotham, da Astronomia Zetetica, la Terra non è un globo, ha scritto: durante un'eclissi solare parziale il contorno del Sole è stato visto molte volte attraverso il corpo della Luna, ma coloro a cui è stato insegnato a credere che la Luna sia una sfera solida e opaca sono sempre pronti a fornire spiegazioni spesso del tipo più incoerente piuttosto che riconoscere il semplice fatto della semitrasparenza. Non solo ciò è stato dimostrato dalla visibilità del contorno del Sole attraverso segmenti e talvolta attraverso il centro stesso della Luna, ma spesso durante la Luna nuova il contorno dell'intero corpo e persino le diverse sfumature di luce sulla parte opposta illuminata sono stati visti distintamente. In altre parole, siamo spesso in grado di vedere attraverso il lato scuro del corpo lunare la luce sull'altro lato. J. Atkinson su Earth Review Magazine, pubblicato la prima volta nel 1893. Che la Luna non sia un corpo perfettamente opaco ma una sostanza cristallizzata è dimostrato dal fatto che a poche ore di vita o addirittura al quarto possiamo vedere attraverso la parte non illuminata la luce che splende sull'altro lato. Anche le stelle sono state osservate attraverso la sua superficie. Grazie della vostra attenzione e curiosità. Chi cerca con l'intelligenza naturale trova quello che l'altra, quella inventata dall'uomo, non offre.